The Show. Esiste un luogo in cui ogni anno 400.000 persone da ogni angolo del pianeta pagano migliaia di euro per vivere qualche giorno in un mondo migliore di quello vero. E noi ci siamo entrati per scoprire se ci viene nascosto qualcosa. È Tomorrowland, la terra del futuro. 120 ettari di costruzioni fiabesche, solo gente sexy, amore e tanto, tanto divertimento. Tuttavia, mentre altri festival fanno notizia per arresti, abuso di sostanze e violenza, Tomorrowland è l'esatto opposto. Online ha una reputazione perfetta, tutto fila liscio, grazie ai controlli altissimi agli ingressi, la sorveglianza estrema e zero tolleranza con i trasgressori. Nessuna droga, nessuna rissa, nessun problema. Eppure, quello che abbiamo scoperto il primo giorno di festival era l'apparenza ben diverso dai racconti e dagli slogan che circolano online. Per quei 3 giorni eravamo ospiti speciali di YouTube, con pass VIP e accesso a tutte le aree riservate. E dopo la prima giornata in incognito a fare gli esaltati per risultare innocui, Oh yeah, let's go! Because we're here! Tourists come here! What's Tomorrowland's favorite food? Let's go! quello che ci rimaneva erano tante domande e nessuna risposta. Da un lato avevamo trovato un gruppo di persone amanti del festival quasi accecate dal loro entusiasmo che finivano per non vedere il problema. Io non ho mai visto situazioni di la gente che sta male, che mi casca per terra. Dall'altra una conferma effettiva che la circoli in maniera libera. Ho trovato un tipo che ha una eccezionale. E a quel punto la domanda era spontanea. Cos'altro ci veniva nascosto? Ma come è geniale? Cioè, quindi in realtà è già dentro. Per rispondere a questa domanda, tutto sembrava spingerci in una direzione. Per confermare le nostre ipotesi, ci infiltreremo e dormiremo a Dreamville, il campeggio di Tomorrowland, per scoprire cosa succede lontano dai riflettori e come funziona la vendita di sostanze stupefacenti all'interno del festival. Ha urlato, spingeva. E stavamo per ricevere un'ulteriore conferma dall'ultima persona che pensavamo ci avrebbe aiutato nella nostra indagine, uno dei capi dietro l'organizzazione di Tomorrowland. La serata ormai è praticamente giunta al termine. Siamo nel backstage. Iniziamo a chiacchierare con questo tizio che scopriamo poi essere praticamente uno degli organizzatori del Tomorrowland. È un ottimo contatto, quindi cerchiamo di farci amicizia, magari parti con argomenti un po' più di circostanza. How many Tomorrowland did you do? 15. Ovviamente non possiamo mostrarvi il volto di questa persona per motivi di privacy, anche perché lo abbiamo filmato completamente di nascosto. Yeah, but I did all. You did all? I did all. Inizio a fargli un pochino di domande a cui penso che a camera palese non mi avrebbe risposto. So, may I be very honest with you? Of course. E escono in modo naturale queste domande. There are no drugs. How is it possible? It's impossible. Lui è molto onesto, molto aperto. Io questa cosa l'ho apprezzata molto. Because first of all, you can hide it everywhere. Put it in your ass or something else, so it doesn't matter. Ci conferma che è impossibile tenere tutto fuori, tenere tutto pulito e in ordine. First of all, we as a festival, we are not allowed to search you because it's police only can do. But I mean, I didn't see. The people, a lot of interest for police. We have a lot of incognito. How do you say that? Okay. In borghese. I expected more people using it. Yeah. Probably a lot of them. Questo ci fa capire che siamo sulla giusta strada. Yeah, I didn't see that. Maybe in Italy we have more. E poi secondo me la cosa più interessante è che si lascia andare in un po' di racconti su quello che era il Tomorrowland nei primi anni. C'era un tema di libertinaggio e sessualità un po' allegra, ecco. And my curiosity, what's the strangest thing that you see in all this year of Tomorrowland? Non credevo alle mie orecchie, a quanto pare esisteva The Church of Love. Actually, I think we stopped with it in 2015 or something. It was a small booth with a door and you could have sex for 15 minutes. What? Che se ci pensate è geniale come cosa. It was official. It was officially in 15, I don't know what. There were 2 nuns standing in front of it, dressed a little bit sexy. So they closed the door and you got 15 minutes and then... There was like a and there was a lot. It was normal. yeah. Era una cosa comoda in effetti. Se la gente vuole farlo, gli dai un posto per farlo. Time changing the last 10 years. Yeah. Yes. Non potete vederlo, ma lo diceva con un po' di malinconia. Memore di un tempo passato, in cui l'esperienza del festival seguiva forse esigenze diverse da quelle attuali, volte al guadagno, che ovviamente hanno spinto ad una progressiva pulizia morale dell'evento. In ogni caso, a noi poteva bastare. Con tutte le informazioni raccolte quel giorno, siamo tornati in hotel, pronti per l'indagine che ci aspettava la giornata seguente. Voglio prendermi un merito, il merito di essere stato lo stylist in questi 3 giorni. Un merito che potrebbe essere anche un demerito, nel senso, giudicate voi. Il
secondo giorno il nostro outfit era un po' più particolare, nel senso che eravamo praticamente nudi, Oggi sotto copertura. ma c'era una motivazione nobile. Dovevamo nascondere le spycam. Non sembriamo dei poliziotti in borghese così, palesemente. Il problema è che di quei gilet tattici ne avevamo uno. Per Jaser ho ordinato un po' all'ultimo quello che pensavo essere a sua volta un gilet tattico. Sembriamo dei cazzo di ravers. E infatti. Beh, Oh yes. Let's go. Io ho freddissimo così. Non l'ho scelto io questo outfit, mi è stato dato. Va bene, non è un problema ragazzi, datemi i vestiti e li indosso. Sì, ma datemi dei vestiti. È una delle poche volte in cui mi sento davvero a disagio. Vabbè, dai, iniziamo questa giornata. Oggi è proprio indagine pura. Non era cambiato solo l'outfit, ma era cambiata anche un pochino la catchphrase, lo slogan della giornata. Because we're here to discover. What's Tomorrowland favorite drugs? Wow! Sono stanco. Anche per fortuna non dobbiamo più fare gli youtuber idioti apposta. Al nostro arrivo al festival, sempre rigorosamente nella zona VIP come il primo giorno, ci siamo diretti al primo appuntamento della giornata, un brunch organizzato da YouTube con tutti gli altri creator. A differenza del giorno prima, però, noi avevamo le spycam. So, where do you go yesterday? Where were you guys? I don't know. You don't remember. Mentre ci dirigiamo a questo brunch, parlando con quelli di loro con cui avevamo socializzato di più, facciamo qualche domanda disinteressata. But the strange thing is we didn't see no one doing drugs. You see? No, I haven't seen anyone. But you don't know. Because if you go to Atmosphere, You think there is? it was so Anche un po' lasciando intendere che volessimo per non far saltare la nostra copertura. Because he wants some. Yeah, but he couldn't find something. No. Ma alla fine torna un nome che era già tornato il giorno prima. I think Tips. in the Dream Village, or how is this called? Yeah, Dream Village. Also, other people told us that that's the place. La cosa importante era che nessuno pensasse che noi stessimo cercando per farci un'indagine. I don't want to do it, but I can help you guys find out. That's perfect. Perfect, we have a deal. Era la copertura migliore, l'idea che noi stessimo semplicemente cercando dello sballo. Se ieri tutti gli YouTube e l'organizzazione del Tomorrowland pensava che noi avremmo cercato il miglior cibo, oggi tutti devono pensare che stiamo cercando delle Because we are here to discover. What is... Sembro già fatto, aspetta. What is Tomorrowland favorite? Esatto, cambiamo tono. Siamo anche più seriosi? Sì, normale, come se non fossimo nel video. A quel punto andiamo proprio a gamba tesa. Carol, my friend. Vogliamo della andiamo direttamente da YouTube. I told it because maybe you know where to find some biggity boggity. I do not know where to find some bigger bone. It's just for curiosity purpose, of course. Yeah, of course, obviously. You wouldn't do this to me. If I really want to do I never told you. No. Non lo so, la percezione era che lei sapesse, ma non poteva dircelo. There is some substance. You know, I think there is. Where there is, I don't know. You think there is? Because yesterday we... I saw a guy completely. Ah, ok. L'ennesima conferma. Boh, sembrava quasi che lì dentro fossimo gli unici a non aver trovato niente il giorno prima, nonostante noi fossimo gli unici che la cercavano. Durante il brunch socializziamo ulteriormente con tutti questi youtuber internazionali. Guarda, adesso stiamo per fare il pranzo di YouTube tutti quanti insieme. Food. Ah, cibo. E ci chiedono di mostrargli cosa facciamo sul nostro canale, quindi mostro i video riferiti agli scherzi. Possiamo però dirlo una volta per tutte, io non faccio prank. Tant'è che questa youtuber ha un momento a dir poco poetico in cui ci dice: Are you gonna prank people here? I don't know, are we gonna prank people here? Ti direi di no, ma forse sì. Can you please prank people here? It's the place to prank people here. Ed è poetico perché lei non sapeva che in quel momento noi stavamo facendo da 2 giorni uno scherzo a tutti loro. Tonight we will miss the shuttle on purpose because we are yeah. We are going. It's not so stupid. It's brilliant because we are going to sleep in Dreamville through Tomorrowland experience. Il brunch è finito, abbiamo qualche informazione in più, abbiamo anche qualche alleato in più, ma abbiamo soprattutto un'evidenza. Se vogliamo trovare la dobbiamo andare a Dreamville. E a questo punto probabilmente vi starete chiedendo: ma se per trovare la dovete andare a Dreamville, perché non ci andate? Perché non potevamo farlo. E non intendo che non avevamo il pass per entrare, cioè sì, non ce l'avevamo, però cioè intendo dire proprio che non avremmo potuto nemmeno con il pass, cioè nel senso che era proprio chiuso. Facciamo che adesso vi spiego bene. Dreamville è il campeggio che si trova in una grossa area adiacente al Tomorrowland ed è collegata al festival in un unico punto dove si trovano dei cancelli altamente controllati. A mezzogiorno circa i cancelli vengono aperti e le persone entrano, ma il flusso è
è consentito solo in ingresso. Una volta entrati non si può più uscire. Verso la fine della serata, invece, il flusso si inverte. Nessuno può più entrare e dalle 11 in poi, quando terminano i DJ set, la gente defluisce verso le tende. Quello sarebbe stato il momento in cui avremmo provato ad infiltrarci e a trovare un posto in cui dormire. Sì, perché oltre a tutte queste cose che vi ho appena detto, noi non solo non avevamo il pass, ma nemmeno la tenda. Ma le ore che ci separano non saranno vuote per noi, perché dobbiamo partecipare a quello che per gli italiani è un evento canonico. Stiamo andando al raduno di Tomorrowland italiani. E perché no? Magari qualcuno ci avrebbe saputo dire qualcosa in più riguardo alla proprio. Voglio vedere come te la cavi nel raccogliere informazioni, se hai migliorato questa skill o se sembrerai un poliziotto belga in borghese. Eccoli, è già là la foto! Corri! Guardate là, c'è la bandiera italiana. Noi eravamo stati invitati a partecipare da un personaggio enigmatico e mitologico allo stesso tempo. Ciao! Alessandro! Ma la sindaca è lei! Sei tu la sindaca! La sindaca! Che onore! E non si può che esprimere stima e ammirazione nei confronti della sindaca e di tutti i ragazzi che gratuitamente organizzano questo bel momento di italianità. Guarda che situa qua! La cosa che non mi aspettavo è che praticamente tutti in realtà ci conoscevano. Energia, raga! Quindi io e Ale siamo in un certo senso diventati gli ospiti d'onore di quel raduno. E poi, quasi all'improvviso, in mezzo a quel casino, Alessandro mi ha richiamato per dirmi una cosa. Ho visto Angemi! Dove? Questo ci porta a dovervi svelare un segreto che vi abbiamo tenuto nascosto per tutto il primo episodio. Alessandro mi aveva affidato un'altra missione il giorno prima, che a sua detta era importantissima: riuscire a salire su un palco. Nuova missione per te, salire su un palco con la bandiera di The Show, l'ho portato. I nostri pass VIP ci permettevano l'accesso al sottopalco e al backstage, ma i palchi del Tomorrowland sono luoghi sacri. Solo i DJ che hanno l'onore di suonare al festival hanno effettivamente il permesso di metterci piede. Una missione all'apparenza impossibile, se non fosse che, mentre stavamo intervistando le persone il giorno prima... Ciao! Come va? E voglio riuscire a salire su un palco. Vuoi provare domenica che c'è un DJ siciliano qui? Siciliano? Sì, al Planat. Come si chiama? Angemi. E guarda caso, sapevamo che proprio Angemi, uno dei più famosi DJ italiani a livello internazionale, avrebbe partecipato a quel raduno. Ecco perché eravamo lì ed ecco perché Ale mi sta dicendo di andare a parlarci. Adesso gli chiediamo se ti fa andare in console. Questo era un modo per entrare un pochino nell'altra parte del Tomorrowland, cioè nel lato dei DJ. È lui Angemi! Ah, quello lì! Credo che la verità sia che a lui piace mettermi in situazioni dove sa che io mi sento a disagio e quindi è per quello che mi ha dato questa missione. Ehi, vai a placcarlo! Devo andare a raggiungerlo. Dov'è? Riesco a entrare in contatto con Angemi. Angemi! Lui sapeva chi eravamo. Sono di The Show, sono Jaser! Oh, molto piacere! Ciao, piacere mio! Come va? Bene? Devo chiederti una cosa. Dimmi tutto. Salire sul palco con te per un piccolo pezzo. Credo che si possa fare qualcosa, Ok, anche va per bene. stare dietro di me per un pezzo, per dirti una cosa del genere, Sì. a fare bordello. Esatto, a fare casino. Si può fare, sarebbe una cosa strafiga. Dai, cazzo, sarebbe Parlo con bellissimo. Natalie, che è quella che gestisce i pass, tutte quante quelle cose, e lo organizziamo. Dai. Ci scambiamo il contatto e rimaniamo che poi ci saremmo sentiti su WhatsApp per definire meglio il tutto. Mi ha detto che è fattibile. Ah, sarebbe fighissimo. Mi ha dato anche il suo numero di telefono. Perfetto, lo sentiamo. Sì, poi lo sentiamo. In mezzo a tutto quel casino, ottenere il contatto di Angemi è stato facilissimo, perché con Seli avevo un'eSIM già attiva e anche un numero sempre disponibile per scrivere e restare in contatto in modo semplice e veloce. E tra l'altro dal link in descrizione lo potete ottenere anche voi con il 15% di sconto. In pratica bisogna installarla sul telefono prima di partire, scegliere il paese e appena si atterra si può già navigare, evitandosi gli sbattimenti di dover cercare SIM locali o pagare costi assurdi di roaming. E non è solo internet, perché con Seli si può avere un numero attivo dall'app, un contatto vero che puoi usare per chiamare, iscriverti ad app o scrivere ovunque tu ti trovi, senza complicazioni. La attivate in un attimo, navigate in sicurezza e potete avere il 15% di sconto utilizzando il codice THESHOW al momento del checkout. Trovate il link in descrizione per provare Seli. Noi invece torniamo dove ci eravamo lasciati, ovvero al raduno degli italiani. Finalmente arriva il momento per cui siamo tutti lì, fare questa fantomatica foto di gruppo tra gli italiani. È un bel momento, noi esponiamo la bandiera di The Show nella foto insieme alla bandiera italiana.
È un momento di coesione nazionale, ma per noi è anche il momento di dare inizio alla nostra missione. Un po' critica la situazione perché molta gente lì ci conosceva. Ma si può fare! Si può fare! Si può fare! Quindi non è che mi faceva molto piacere andare in giro a far credere a tutti quanti che io mi Mi chiedo una cosa, ti è mai capitato di vedere in giro robe del genere? Sì, si vede. E dov'è che si prende? Campeggio. Solo nel Dreamville si trova? Sì. Te anche te sei super veterano. Settimo. Te sai dove si reperisce lo sballo? Lo sballo? Sì. Ovunque. Però ti immagino che dentro qua è più difficile. Ok. Purtroppo però, per quanto il raduno sia stato un bellissimo momento, non ero riuscito ad ottenere altre informazioni rispetto alla mia missione principale e quello che ci restava da fare era aspettare che la gente iniziasse a rientrare e provare ad imbucarci a Dreamville. Ma per farlo avremmo dovuto aspettare tante, ma tante ore. Siamo completamente devastati, abbiamo un botto di sonno, adesso siamo qua nella media room a caricare un po' tutti quanti i dispositivi, a fare un punto della situazione e a riposarci anche un attimino. Man mano che si avvicinava l'ora X, però l'ansia cresceva. Così, per cercare di attivarci, abbiamo iniziato a dirigerci verso i cancelli, ficcandoci nel mezzo del caos della festa e aspettando il momento giusto per confonderci tra i partecipanti. A essere onesto, non ero sicuro saremmo riusciti a entrare a Dreamville. E tra l'altro abbiamo anche gli zaini adesso, perché abbiamo portato tutto quanto l'occorrente, l'attrezzatura che non si sa mai. E non abbiamo un posto in cui dormire al Dreamville? Io ero preoccupato all'idea di finire a dormire su una panchina, che comunque di notte fa freddo. Per entrare al Dreamville, per forza di cose, perderemo il bus di YouTube che ci riporterebbe all'hotel. Certo. Quindi non possiamo più tornare a casa. Il non sapere dove avremmo dormito era la cosa che mi preoccupava meno. Porca boia, siamo Ma obbligati a restare vogliamo qua. darvi l'esperienza migliore, indagare sui misteri nel modo migliore e viverla fino in fondo. Una volta dentro ero sicuro che saremmo riusciti a nasconderci da qualche parte. Saremmo stati scomodi per la notte, ma l'avevo già messo in conto. Guarda che bello! Cosa c'è? Cosa c'è? Bellissimo! Figo! Andiamo a sentire un po' qua. Hanno sparato i fuochi. Mentre aspettiamo, decidiamo finalmente di approfittare dei nostri braccialetti. Stiamo cercando di arrivare al backstage del library, perché in teoria con questo bracciale dovresti poterci entrare. Che a onor del vero era una cosa che ci eravamo un pochino persi. Infatti quando riusciamo a entrare nel backstage del library siamo anche un po' noi stessi sorpresi di avere questo potere. Aspetta, Io non sapevo che noi potevamo entrare qua. guarda come è fatto dietro. Che figo. Arriviamo proprio sotto il palco, che visto da così vicino è ancora più impressionante. Non ti devo casa! Ci siamo goduti il DJ set di Lost Frequencies sotto palco. Che bomba! Siamo felici di questo sia perché facciamo delle belle immagini e possiamo portare a voi questo tipo di esperienza, sia perché vogliamo approfittarne per portare avanti la nostra indagine. Sono stato tipo dalle 5 di pomeriggio fino alla fine praticamente. Ma ti sei preso qualcosa? Perché sono stato un quarto d'ora, stavo morendo. Guarda che sto festival non è estremo, Non ci sono sostanze infatti. Ma diciamo che la gente ogni tanto la gente le porta. E l'anno scorso ho visto 2 con una chiave che ok, però non ne vale la pena perché si beccano un casino, I controlli erano molto serrati, cioè c'erano i cani antidroga. La sicurezza è tanta e bisogna stare attenti. Qua sono serie, mica sono. Qua ci vanno giù pesanti. Quando facciamo per filmare la polizia con i cani veniamo subito imbruttiti, ce la giochiamo in un modo un po' classico alla The Show, facendo i finti tonti dicendo no ma non stavo filmando il cane, stavo filmando il backstage, il momento in cui abbiamo rischiato di più di farci cacciare. Per ora. Però questa cosa ci ha fatto un pochettino capire che bisognava fare attenzione. E poi, circa a mezzanotte, con gli ultimi set in chiusura, ci siamo accodati al flusso di persone fino ad arrivare davanti ad un grosso padiglione. I cancelli che separavano Dreamville dal resto del festival. Eccoli i controlli, Dreamville. Allora, qua ci sono i metal detector e noi siamo pieni di spycam. Sono un pochettino agitato. Potrebbe essere un problema? Sì, anche perché potremmo sembrare gente che va a filmare le persone che vanno a fare le docce. È il momento della verità, ci accodiamo a questa fiumana di persone, immaginatevi migliaia e migliaia di persone che si riversano verso questi cancelli che garantiscono l'accesso a Dreamville e non sappiamo quale sarà il nostro destino. Ma scusa, ma No, sembra che passino tutti. Tutti passano come se Passano fosse. tutti, passiamo anche noi. Tiriamo un sospiro e entriamo.
Ah, ma proprio così? Vai. I metal detector in realtà non sono in funzione, nessuno ci chiede niente, nessuno ci guarda nulla. Via. Siamo dentro, siamo entrati. Sì. È stato estremamente facile, troppo facile. È stato così semplice. Nessuno ci ha chiesto né il braccialetto, Niente. né il biglietto. Metal detector ignorato perché tanto era rosso ma nessuno ha guardato. Siamo gasati, siamo galvanizzati, siamo eccitati, siamo dentro a Dreamville. Ora sappiamo che da questo punto in poi non si torna indietro. Peccato che non sappiamo in quel momento che quelli non fossero i controlli. Bella questa via però, dai. Cioè, bellissimo. Come se ci fosse questo lunghissimo e gigantesco corridoio dove un sacco di persone camminano. E mentre camminiamo, Guarda qua, questi sono della Thailandia, guarda che sniffa. Ma è tipo un V-Sinex o è qualcosa di illegale? e lì penso, boh, sta sniffando, magari qualcosa di un po' sospetto. Approcciamo, chiediamo, magari abbiamo già trovata. What is this? E lei, senza rispondermi, me la porge. Jaser è una delle persone più prudenti che abbia mai conosciuto, spesso è anche prudente oltre il limite della razionalità, se non fosse che ogni tanto ha queste sortite in cui la sua prudenza viene dimenticata e distrutta, come per esempio arriva una tipa che anche un po' sbiascicano ti offre una roba da sniffare, lui la prende e la sniffa, così. Cos'è? Nice. Menta. Sono degli inalatori che ho scoperto durante il nostro viaggio in Thailandia. Ah, è quelli che abbiamo preso. You from Thailand? Oh, ok. Nulla. Non era droga. Sì, ma bro, ma una ti passa una roba da sniffare, tu la sniffi e me la passi senza neanche pensarci. Cioè, Ero abbastanza sicuro di aver capito ho cosa capito, fosse. ma Non era niente, però non lo so, a me ha fatto riflettere questa cosa. Ah, no, aspetta, lì ci sono altri controlli forse, vedo dei capannoni. ah, cazzo. Camminiamo, ci troviamo di fronte a questi gate giganteschi e ci rendiamo conto che quello è il vero ingresso. Figa, spero ci facciano entrare anche qua. E infatti avvicinandoci vediamo che a ogni gate c'è un addetto che controlla i braccialetti alle persone, li scansiona e capisce se effettivamente hanno o meno il diritto di entrare. Ma lì è tipo un villaggio proprio, guarda, con la fontana. Bellissimo. La piazza. Infatti che tecnicamente chi sta entrando qua dovrebbe aver già visto. Sì, e soprattutto dovrebbe avere una tenda, cosa che noi non abbiamo. Che facciamo? Non abbiamo modo di elaborare chissà che piano, noi non possiamo che accodarci e aspettare il nostro momento. Ma qua come facciamo? Vai avanti, gli facciamo per YouTube, vai avanti tu che... Secondo me la grande fortuna è stata che seppur il nostro braccialetto non corrispondesse all'eventuale codice a barre, aveva scritto YouTube. Quindi io con un po' di faccia tosto ho sostenuto con la guardia all'ingresso You have to make content. e ci ha creduto e ci ha fatto entrare. Thank you. Tecnicamente i nostri video non erano per YouTube, ma erano per YouTube, quindi non ho mentito tecnicamente, anche se adesso da YouTube vedono questo video. Non mi sembravano convinti. No, però alla fine ci ha fatto entrare. Probabilmente abbiamo avuto anche fortuna perché appena dopo di noi c'erano delle persone che urlavano, che stavano facendo un po' di casino. Hai visto cosa stava succedendo? C'era un dietro? bordello. Vai, meno male, che culo. Eravamo riusciti ad infiltrarci molto più facilmente di quello che pensassimo in realtà. Eppure la parte difficile iniziava adesso. Non solo avremmo dovuto cercare dove ed eventualmente come avveniva la vendita di sostanze illegali, già di per sé particolarmente delicato. Poliziotti sotto copertura, controlli e rischio di essere espulsi o peggio arrestati erano all'ordine del giorno. Ma in più c'era un secondo problema. Per me forse peggiore del primo. Non avevamo un posto dove dormire. E raga, faceva freddo. Lo shuttle se n'è ufficialmente andato. Noi non possiamo più tornare all'hotel, siamo ufficialmente bloccati qua. Ci troviamo di fatto a dover affrontare due obiettivi: trovare un posto dove dormire e trovare delle sostanze stupefacenti. Let's go! Non lo so. Io sono carico. A me gasano queste cose. Cioè ero agitato per entrambe le cose, seppur in maniera diversa. Diciamo che su trovare posti dove dormire senza pagare ho parecchia esperienza, su comprare sostanze stupefacenti purtroppo per fortuna sono completamente a secco, quindi ho molta più fiducia nel fatto che in qualche modo riusciremo a dormire da qualche parte. You know where is Magnificent Green? The camping? Yeah, the camping Magnificent Is this? Green. Yeah, it's all of this, is it? Io suggerisco a Jay di chiedere dove trovare dello sballo What are you looking for? Sballo. e di farlo in italiano, perché so che in questo modo si può creare una relazione con la persona con cui si parla. Sballo. Spallo? What is Sballo is
Yeah, I get it now. Okay. Yeah. But I didn't know the expression follow. Cioè il mio approcciarmi è strano. So I don't know anyone directly. Sembra un po' il poliziotto in borghese. È molto sospetto. But there's Okay. camping is just like if you pass, there's tons of tents and I'm sure there's tons of people who sell something. But I don't know who. È totalmente fallimentare questo approccio. Ok, so over there. Allora, nel momento in cui è più evidente che né io né tantomeno Jay abbiamo grande fiuto per le sostanze stupefacenti, arriva la classica botta di culo. Ciao, raga. Ciao ragazzi, come state? Tutto a posto? Tutto a posto, siamo riusciti a entrare. Continuiamo a beccarci, quante scritto prima. E con neanche troppa sorpresa, dai loro occhi percepiamo che sono ancora più del giorno precedente. Allora, dov'è lo sballo? Plaza. Allora, devi chiedere al mister Plaza. Sì. Avevamo a che fare con degli esperti, signori. Gli iscritti, gli stessi che avevamo conosciuto il giorno prima e che in un certo senso avevano dato corpo alla nostra indagine in maniera del tutto casuale, stavano per diventarne una parte fondamentale. Allora, ragazzi, noi dobbiamo Dobbiamo filmare qualcuno che si intossica, se ci sono. Loro sembrano ben disposti ad aiutarci, però mettono un pochino le mani avanti. Ma non ci sono. Adesso ma non tu, fra, tu non tu. Ma adesso magari. Purtroppo, però, ci raccontano che in quel momento è un po' più difficile trovarla. Non c'è. Sei solo tu dentro la tenda. Non sanno dove e come reperirla. Poi, da quello che abbiamo visto in questi giorni, tipo la gente che... Se la cerchi, la trovi, tu dici, ok. Quindi si crea questa sorta di riunione di condominio a tema in cui ci siamo noi, i nostri iscritti e altri italiani che ogni tanto si aggiungono, che disquisiamo sui metodi migliori per procurarsi delle sostanze. Vedi, Boh, non so, io non l'ho trovata. con fatica, un cazzo. Io non l'ho trovata. È palese che loro sappiano dove trovarla, però non ci aiutano. Poi ho avuto culo che ho beccato un colombiano, me l'ha data gratis. Ma la grande verità è che la situazione si stava un pochino avvolgendo su se stessa con una direzione ben precisa, il niente. Ma io ero convintissimo che entravi e la Trovavi ovunque. Ale, certo. C'è? Adesso vediamo. Inizia a esserci un po' di cacciara. Il fattore non sono più così convinto di riuscire a trovarla. Noi avevamo un unico vero obiettivo: Trovare della dove andare a dormire. Aspetta, noi vogliamo trovare alloggio o Dov'è la Andiamo a cercare la di qua. C'era bisogno di riprendere un attimo le fila del discorso e di ricordarci che noi avevamo una missione precisa e, come capita spesso, questo ingrato compito era mio. Noi adesso dobbiamo trovare situazioni interessanti. Ragazzi. Ritorniamo a cercare la chi se ne frega se poi rimarremo a dormire per terra senza un posto e staremo male. Continuiamo con la va bene. Mi hanno trattato da Dio. Cioè, l'unica più buona che abbia mai assaggiato. E io di non ho assaggiato. Però ho fatto fatica a trovarla. Dal racconto salta fuori che quest'anno i controlli sono un po' più serrati, Perché qua ci sono con i cani. e il che rende quindi tutto molto più complicato. Perché 2 anni fa un ragazzo dove overdose in una tenda. Colpo di scena, uno dei nostri iscritti voleva comprare della Se volevi una persona che voleva fare il video e prendere la di qua di là, io ci sono. Si era proposto lui in quello che inizialmente sembrava un delirio smascellato, ma che poi è diventato un vero e proprio piano. Aspetta, cosa intendi per prendere la comprarla? La compro sul serio. sei un complice anonimo. Esatto. Un complice anonimo. Sì, chiaro. E aveva fatto questo ragionamento. Sì, intanto io adesso la andavo a cercare, quindi. Però così. Facciamo una cosa seria e in più facciamo anche il piacere. Nello specifico voleva comprare della Posso dire, non sono né Brumotti né uno sbirro, cioè non dovete nascondere. Nascondermi nulla. No, vabbè. Per me l'importante è che non ti istigo io ad andarla a comprare per fare il video, capito? Questa cosa deve essere chiara. Subito cogliamo al balzo l'opportunità. Ma scusa, quindi se ti... Da una microcamera. Questa cosa è potenzialmente la svolta. Se tu stai andando a comprare così. Ti metto anche il microfono. E quindi facciamo questo cambio outfit tra me e lui. Stai andando in missione per The Show. Che onore, che onore. Scusate. Quello che succede al Tomorrowland resta al Tomorrowland. Vai con lui. E tu stai con questo? Stai dietro, guardi. Esatto. Siete una bella coppia, raga. Io e questo ragazzo, che a questo punto è quel mio cosplay, andiamo a comprare la Sei carico? Figa, siamo nelle tue mani, bro. Vai. Grande. Allora, diciamo che lui ha un metodo un po' particolare per gestire la compravendita. Come funziona adesso? Google Traduttore. Sì? La frase che vuoi dire. Sì. Questo ci fa capire una cosa: le sostanze vanno ad attivare delle parti del nostro cervello per cui la sostanza diventa in certi momenti l'obiettivo primario in cui investire tutte le energie. Diciamo che erano investite in modo un po' strano queste energie, cioè scrivendo cose strane su Google Traduttore. Così è più chiaro. Come frase. Sì. I need
Fino a prova contraria era già riuscito per ben 2 volte nei giorni prima a ottenere il risultato. Chi eravamo noi per giudicare? Ok. A quel punto quindi io e Alessandro ci dividiamo. Io vado a cercare appunto la droga con questo ragazzo, mentre Alessandro rimane con gli altri a cercare un posto dove dormire. Buona fortuna, raga. Io vi aspetto qui alla tenda. Io personalmente ero un pochettino agitato perché mi sono reso conto che questo ragazzo non era così convinto di quello che stavamo facendo. Tu hai già un'idea? Ti muovi, vai e vedi dalle persone se c'è una tenda aperta oppure chiusa. Raga. Bella. Bene, bene. Avete preso qualcosa? No, però siamo ubriachi. Io stavo cercando qualcuno che avesse la dura qua. Zero, proprio. Vai, continuiamo la ricerca. Lo vedevo molto in sbatta. Era preoccupato che magari la camera venisse beccata, che magari succedesse qualcosa che non doveva succedere. Però quella lì mi ha guardato più di una volta quando ci siamo salutati. Ma adesso? Stasera? Sì, ho visto che cadeva l'occhio su qualcosa nel borsaio. Qualcosa non mi tornava in tutto ciò. Ah no, ma dici la videocamera? Vai tranquillo. Quindi andiamo in giro, mi rendo conto che in realtà lui non ha la minima idea di dove andare. Lui non sa dove andare a trovare questa Il suo metodo è andare a caso e chiedere. Hi guys, I need Se io non parlo bene inglese, lui parla 1/10 di quello che parlo io, quindi potete immaginare che situazione. Dove la posto è? No, we are searching some Italy. Io ero convinto che lui fosse la mia guida e invece ero quasi io la sua guida. Do you know where we can find it? No, in Britain it's very difficult to find some in internet. Okay. Because you have a lot of control and at this time. Good luck guys. Thank you guys. Bye. Camminiamo ancora un po', troviamo delle persone che in realtà in quel momento si stavano facendo una Ciao ragazzi, tutto bene? Ma posso trovare della magari da vendere non abbiamo niente. L'abbiamo portata per questi giorni. Ma non c'è una da mia per favore. E decidono di regalarci un pezzettino di Ok, grazie. Gentilissimo, top, grazie mille raga. Ciao, già una cosa. Secondo voi ho perso Jaser? Tornano? Comunque quel gruppo là è individuato, subito. Sì, top, subito. Hi guys. You want to know if do you have a In tutto ciò tenete conto che era buio. Quando ti addentravi nelle tende non c'era luce, era tutto molto losco. E più ci davano indicazioni di addentrarci nelle tende, più era losca la situazione. You see the building? The building? Yeah. Building? Yeah. And then on the right. On the right on the building? Okay. There guys. Ok, thank you. Finché arriviamo ad un punto che non so come interpretare. Hi guys. Ci troviamo quindi di fronte a questo ragazzo che gli chiediamo se sa dove è della droga. I need Inizia a urlare. Ci passiamo Era strana questa situazione perché questo ragazzo aumentava il tono, cioè parlava a voce alta, come se volesse farsi sentire da qualcuno. Però dico, cacchio, stiamo cercando la abbassa la voce, no? Oh, we don't have to. You can go. Quindi il mio primo pensiero è stato: è lui un poliziotto in borghese? Quindi ero, no, wait, momento. Yeah, really, you can go. L'altra cosa che ho pensato quando invece ci fa sì andate da lui che ce l'ha è ci vuole mandare in un punto dove poi non abbiamo vie d'uscita per rapinarci. But did the guy with brick stop? Yes. Yeah. You can ask them. Go ask to them. E soprattutto io non capivo se la situazione in cui ci trovavamo fosse pericolosa o meno, non avendo metro di paragone. Io speravo che lui lo capisse, essendo che già l'aveva fatto, ma mi sbagliavo totalmente. Lui era perso. Se non vedi te, non so come sia un presente. Ok, vabbè. Fatto sta che il nostro iscritto non voleva andare oltre, era intimorito dalla situazione, non si sentiva a suo agio e quindi ho pensato che a quel punto la cosa migliore da fare era andarsene via. Il motivo per cui tu non sei voluto andare a chiedere a quel tizio era perché non ti fidavi. Non mi fidavo. Cioè dici ti spingeva per Spingiti ad andare. Vai, maggior ragione non vado. Strano perché ha urlato, poi dopo E poi spingeva, è arrivato l'altro che si è messo dietro come se volessero accerchiarsi. Sì. Decidiamo di tornare dagli altri. adesso abbandoni la tua ricerca. Per il momento sì, cioè, mi sono un po' rotto il c***o. Io non me la sento di insistere più di tanto. Sono un po' infastidito perché dico: ma com'è possibile che non abbiamo trovato niente? Cioè, sentirà
racconti tutti dicono ma sì, vai lì, la trovi, ma sì, cerchi di qua, di là, fai. E dico, boh, cioè, prima volta che in vita mia che provo a cercarla e non la trovo. In un certo senso la nostra missione sembrava fallita. Dall'altro però quello che cercavamo noi erano risposte e quella sera le abbiamo trovate. Tutti quanti avevano, sì, una storia legata alle sostanze, ma è evidentemente più una casualità statistica che una prova. Con così tanti partecipanti sicuramente prima o poi capiterà a chiunque di vedere qualcosa di strano. Di fatto però, per quanto sicuramente non assenti, possiamo dire con certezza che il consumo e la vendita vengono concretamente scoraggiati dal festival. Tranquilli, anche io comunque non ero pienamente soddisfatto di questa conclusione. Cioè, voglio dire, il mio complice il giorno prima era sotto effetto evidente di sostanze pesanti, quindi è una cosa su cui saremmo tornati molto presto. In ogni caso, con questa nuova consapevolezza siamo tornati da Alessandro. A lui era toccata l'altra nostra missione: trovarci un posto dove dormire. Stanno tornando, raga. Stanno tornando. Missione fallita. Però in tutto ciò io ho una domanda per te. Sì, anche io ho una domanda per te. Dove dormiamo? Scopro che Ale non solo non ha trovato un posto dove dormire, ma non l'ha neppure minimamente cercato. Ma porca, io pensavo che nel mentre tu avessi cercato un posto per dormire. Se ne è proprio sbattute le palle. Non ci eravamo mai detti esplicitamente che mentre lui cercava le sostanze io avrei trovato un posto dove dormire, anche perché poi metti che il posto che trovavo dove dormire a lui non sarebbe andato bene. E cosa hai fatto nel mentre? Io sono per l'algocrazia, il governo degli algoritmi, no? La democrazia è il governo del popolo, l'algocrazia è il governo degli algoritmi, quindi demandare le decisioni fondamentali per l'umanità all'intelligenza artificiale. Ci hanno fatto un panino. Quindi anche per evitare discussioni l'ho aspettato e adesso saremmo potuti andare insieme a trovare un posto dove dormire. Ma perché non hai cercato un posto dove dormire? Ma abbiamo chiacchierato con i ragazzi, ci seguono da anni. Ho capito, mo? Andiamo, dobbiamo trovare. Sì, dobbiamo trovare. Bella raga, grazie. Potevamo chiederlo ai nostri iscritti, però non so perché io avevo anche un pochino la voglia di andare a chiedere ad altre persone, perché questo ci avrebbe aperto a conoscere altre persone che magari conoscevano altri segreti, che magari conoscevano un push. Davvero tutto molto bello, ma sono quasi le 4 e non abbiamo un posto dove dormire. Dopo un po' di fallimenti e di rifiuti, Geyser entra in una delle modalità che odio di più di Geyser, la modalità lamentela. Fa freddo, fa sempre più freddo, la stanchezza inizia a farsi sentire davvero tanto e io inizio un pochettino a perdere le speranze, a essere demoralizzato. È tutta una serie di cose vere che stavo provando anche io, solo che con la differenza che è inutile stare lì a dirci quanto fa freddo e quanto siamo stanchi. Dobbiamo trovare un posto dove dormire. Un pochino mi girano anche le scatole, prendo e vado diretto cercando di risolvere questa situazione. Chiediamo a loro? Comunque questa è stata una tua idea. Ma perché voglio vivere il Dreamville. Io ho cercato la fallendo, Sni. Ale fa quello che effettivamente doveva fare, va a cercare un posto per dormire. Va bene. La mia attenzione viene attirata da una macchia arancione, che è uno dei miei colori preferiti tra l'altro, e mi trovo a parlare con questa ragazza. Hi, where are you from? Mexico. Greece. America. America. US. Scotland. Where are you from? Italy. Italy. Yes, best country of the world. È anche riuscito ad avere un buon approccio. There is any chance that we can sleep in your tent? I don't think so, bro. We didn't see that coming. Così schiocca le dita, boom, ci ha fatto saltare fuori un posto. Poi ditemi voi nei commenti cosa ne pensate, perché su questo c'è una diatriba in cui Alberto sostiene che non è vero. Sono convinto che questa ragazza e la sua amica fossero convinte di ospitare me e Geyser e il nostro canale di YouTube all'interno della loro tenda. Se non fosse che arriva il solito cock blocker del c***o che si mette in mezzo e ci caccia. Hey bro. No, not that. Ci ha messo un muro davanti e non solo ha messo un muro davanti a noi, ci ha proprio messo un muro attorno a tutto il suo gruppo per tenerci fuori. Sorry bro. No? Lui è quello un po' più aggressivo, Ho notato che lui è quello un po' più... Sorry. No problem. Siamo andati via, allontanandoci veniamo chiamati in italiano. Becchiamo Martina con un suo amico. E in quel momento conosciamo Alessandro. Ciao, ma penso che stesse dormendo. Un'altra botta di culo delle nostre, ma a questo punto, cioè, andiamo diretti da Alessandro e gli diciamo: noi stiamo cercando disperatamente un posto dove dormire. Hai posto? Da 6 persone. E in quanti siete? 2. Questa è la provvidenza divina, era esattamente quello di cui avevamo bisogno. Va bellissimo, ma è perfetto. E lui ci dice: però non ho i materassini, non ho le coperte, se dormite per terra per me non c'è problema. Poi Geyser che si lamenta perché ha rotto il cazzo tutto il tempo sul dormire per terra. Ma cazzo me ne frega il materasso, va benissimo. Cazzo ce ne frega, non so quanto da... Ho capito, la prospettiva è dormire va benissimo, va benissimo. Ma signori, cioè, state parlando con gente che ha vissuto le avventure più incredibili su questa terra.
Però fa freddo. Che bello. Fa freddo? Tu hai qualcosa da darmi? Fortuna vuole che Dreamville è un vero e proprio villaggio. C'è lo shop per comprare almeno una coperta, se volete. Adesso lo vendono? Penso sia ancora aperto. Dov'è? È un sacco. Sì, quindi c'è uno shop che è aperto così tardi? Nonostante fossero le 3 passate, uno di questi negozietti era ancora aperto, che stava quasi per chiudere. Hello, I want a blanket. It's quite thin. 2 fleece blankets. Da un cuscino quanto costerebbe? No, 8. Porca vacca. Vabbè, Mizia, dormiamo sull'erba. Thank you very much, guys. Good night. Se volete come cuscino vi posso dare la borsa. Lo zaino. C'ho anche questo, ma no, ma è lui che fa il delicato. La situazione tenda è bellissima e sono felicissimo che ci abbia ospitato Alessandro perché Buonasera. hanno montato queste tende a creare una sorta di piccolo neighborhood italiano, quindi sono queste tende messe tutte una intorno all'altra con un cortile interno, tutte tende di italiani. Abbiamo 2 ospiti da ospitare. Ci fanno entrare nella loro. È gigantesca. È enorme. Benvenuti. Alessandro. Abbiamo avuto modo di toccare con mano quel sentimento di fratellanza di cui tanto ci hanno parlato il giorno prima. Forse non è così tanto una suggestione collettiva, ma effettivamente c'è qualcosa di vero di questa atmosfera che esiste dentro Tomorrowland. È bello essere comodi per invitare le bimbe come voi. Grazie, infatti hai visto che seratona, cazzo. Ti aspettavi che l'Ale ti portava 2 topi del nostro genere? Questo Alessandro ci ha ospitati nella sua tenda dopo 2 minuti che ci conoscevamo e ci ha portati a casa sua dove c'era suo coinquilino, e per questo tizio era assolutamente normale che noi dormissimo lì. Dove li mettiamo? Per terra, raga. Cioè, se volete c'è un cuscino a perella della macchina. Ma certo, per non preso. Sì. E iniziano proprio a farci sentire totalmente parte del gruppo, come se fossimo amici da anni. A me mi hanno tipo dato un loro cuscino per dormire più comodo. Ah, cioè così. Cioè io sono più vecchio, vedi tu. Anche se la mia scelta di non portare nulla non è stata una grande scelta. Però proprio quando io noto che non ho dei vestiti, sento una voce dall'esterno che mi dice: Ma hai una maglietta? Stanno prendendo un maiale. Chi? Una voce. Chi è? Voce misteriosa. Ciao raga. Tu hai una maglietta da prestarmi? Allora sì, certo. Grazie. Mi affaccio e un altro italiano con dei baffi alla Super Mario ha spuntato un'altra tenda e mi allunga una sua felpa. Mi hanno dato una felpa e una maglietta, adesso me le metto. Cioè questo non si porta nulla e mo c'ha più di me. Pian piano possiamo. Allora potevamo, scusa, potevamo prendere allora. No, senti, tu hai voluto fare le tue cose, ok? Ma non è che è tutto tuo. Tu ti sei preso il cuscino con l'oca? Io lo so. Ma si condivide. Ti sentivi parte di un gruppo in tempo zero. È stato molto bello. Grazie, sei un eroe. Alessandro è gentilissimo, ci procura queste copertine termiche, diciamo, con cui noi possiamo coprirci. In teoria dovrebbe isolare, no? Ne basta uno comunque. Sì, forse sai cosa, se vuoi proprio uno sopra. Poi io mi metto questo tipo materasso. Perché? Non è una coperta questa. No, ma come fai la coperta? Insomma, con l'aiuto di tutti ci costruiamo 2 giacigli umili ma efficaci. Ti servono, cioè. Grazie, tu sei tipo. Esatto, è un momento incredibile. Diciamo che sono stanco morto, ma sarebbe imperdonabile dormire in quel momento, perché mi trovo all'interno di una tenda con 3 ragazzi che hanno fatto più Tomorrowland, che non vedono l'ora di raccontarci la loro esperienza. Un po' da pigiama party, dove eravamo tutti quanti dentro nella tenda a chiacchierare. In realtà non so di cosa abbiamo chiacchierato. Io mi sono addormentato. Loro parlavano e io piano piano mi assopivo. Zio, sembri mio nonno, porca troia, sei pure più giovane. Ma io ho l'allergia. Questo è il vero spirito del tumore. Cerco ancora una volta di tornare sull'argomento sostanze, di tornare sull'argomento segreti, e loro mi spiegano il loro punto di vista. Ma lo sballo? Sballo Io non di quello che ma sai cos'è? Che la gente non se la rischia più di tanto, perché comunque se al Tomorrowland paghi una marea di soldi per venire qua. Effettivamente non ci avevo pensato. No, perché noi l'abbiamo cercata, qualsiasi tipo di sostanza per il video. Effettivamente ci hanno detto che c'è, perché c'è, ma ce n'è poca per essere un festival di queste dimensioni. Viene fuori anche la notizia tragica su una ragazza. Le cose negative non te le vengono a dire, come può essere che purtroppo muore qualcuno, come quest'anno, ma ovviamente non lo sponsorizza perché il nome è Tomorrowland, non può perdere. Cioè è morta una persona? È morta una ragazza quest'anno. È overdose. Che non siamo però di fatto riusciti a verificare. Non ci sono notizie ufficiali su questa cosa, quindi non sappiamo se sia stata in qualche modo insabbiata o se sia una leggenda metropolitana che ha iniziato a diffondersi per Dreamville senza avere poi un riscontro con la realtà. So che è morta anche una ragazza o un ragazzo nel 2019, il primo anno che sono venuto. Mi sembra che sia morta o morto schiacciato. Fatto sta che comunque ancora una volta anche i ragazzi alla fine mi dicono che
assolutamente non possiamo perderci il closing set e i saluti finali della voce. E quindi alla fine diciamo c'è la voce che chiude tutta l'esperienza. Però a un certo punto ricordo che ho sentito un'informazione che per me era importantissima e mi ha totalmente sconvolto. Che è quello che fa Winnie the Pooh. Esatto. Sì, la voce di Tomorrowland è quello che fa Winnie the Pooh. Sì. Non lo sapevo. Questa potrebbe piacermi tantissimo. Mi piace tutto. Raga, questa cosa per me è follia. Dovete sapere che io sono cresciuto con Winnie Pooh e quindi quando ho saputo questa cosa ho detto, costi quel che costi, io devo assolutamente partecipare a questo closing set. Sì, ti accompagna proprio tutto un discorso che si porta avanti, che racconta la storia, la chiusura, cosa è successo. Purtroppo però la partenza del nostro pullman corrispondeva esattamente con il momento in cui la voce avrebbe iniziato a parlare. E soprattutto da considerare che dal main stage al pullman c'è tutto il parco del Tomorrowland da attraversare. E quindi per il giorno dopo avremmo dovuto affrontare un bel dilemma. Partecipare al closing set che tutti quanti ci hanno detto essere totalmente imperdibile, il momento cardine di questo festival, o perdere il pullman e non poter più tornare in hotel essendo l'ultimo giorno di festival. Grazie raga comunque. Missione compiuta. Buonanotte, ci vediamo domani. Non abbiamo acquistato sostanze stupefacenti, ma la abbiamo trovata e come. Al Tomorrowland i controlli sono molto rigidi, c'è una grande attenzione, nonostante ciò da qualche parte la puoi trovare. Mi sento di dire che per la prima parte della missione almeno missione compiuta. E quello che sarebbe successo il giorno dopo, fidatevi, non era minimamente nei nostri piani. Ale è un folle. Non solo saremmo riusciti finalmente a filmare una trattativa per delle sostanze illegali. Sto andando in una tenda in fondissimo. Non lo so invece, posso Ma avevamo un altro folle obiettivo: riuscire a salire sul palco durante la performance di Angé. Adesso noi stiamo correndo allo stage perché in realtà lui si sta esibendo già da mezz'ora. E per riuscirci eravamo disposti a spingerci oltre qualsiasi limite che ci eravamo imposti, fino a rischiare una cosa che nessuno fino a quel momento aveva mai osato fare al Tomorrowland. My guy, you messed up. You messed up royally, my boy. Cosa succede se infrangi la regola più importante del festival più importante al mondo? Mi hanno detto che mi buttano fuori. La risposta è solo una e la scoprirete nel terzo episodio. Oppure potete scoprirlo subito, non dovete aspettare. Potete guardarlo in anteprima esclusiva su The Show Plus. Quindi abbonati subito dal link in descrizione o nel primo commento e guardalo per scoprire la verità su un momento che è già diventato virale sui social grazie ai video delle persone che erano lì, ma che ora potrai finalmente vedere dalle nostre riprese e di cui potrai scoprire tutta la verità. Steve Aoki, quando l'ha visto, ha apprezzato. Clicca sul link e scopri la verità, oltre a tutte le altre incredibili cose che sono successe durante il nostro ultimo giorno di Tomorrowland. Si tratta del finale di una serie che è stata difficilissima da realizzare, per non parlare delle decine e decine di ore di girato e musica assordante da montare, e che per la prima volta abbiamo fatto doppiare nella sua interezza. Quindi sì, avete capito bene, abbonandovi trovate tutta la serie nella vostra lingua. Stiamo lavorando alla localizzazione anche delle altre serie e dei prossimi video, ma voi nel mentre continuate a supportarci e fateci sapere se volete vedere altri nostri contenuti nella vostra lingua. Mi raccomando, non perdetevi l'ultima puntata, link in descrizione, e noi ci vediamo sempre per il prossimo video. Ciao!